Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa e effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso. Perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti e bentornati amici, qui è Karma Rosso. Faccio questa pre-parte di video perché dopo aver completato il video e le letture e aver anche fatto la post-produzione, quindi aver montato il video, averlo caricato su YouTube, riguardandolo mi sono resa conto che mancava magicamente il primo minuto della lettura. Della lettura intendo proprio di questa parte introduttiva, quindi ve la faccio qui ora. Vi devo solo introdurre il concetto di quello che andiamo a vedere, poi le diverse scelte le vedrete tranquillamente nel seguito del video. Dunque parliamo di aspetto ombra, parliamo di personalità ombra, parliamo di zona d'ombra, in qualunque maniera la vogliate definire. Ricordatevi che quello che stiamo andando ad analizzare è principalmente questo, cioè tutto l'insieme di aspetti che avete dentro di voi e che non hanno avuto modo di uscire allo scoperto per vari motivi. Sto parlando di esperienze traumatiche, sto parlando di sogni, sto parlando di paure, sto parlando di cose non dette, cose non fatte, quindi tutto quell'aggregato di carico energetico che non avete ancora sperimentato per varie motivazioni, ognuno ha le sue, e questo carico purtroppo continua a vivere dentro di noi anche se non gli diamo attenzione. E io dico purtroppo perché quando non diamo attenzione a qualcosa, quel qualcosa continua ad andare avanti per la sua strada e quella strada potrebbe non essere veramente utile al nostro presente o potrebbe creare dei problemi perché non ha molta coesione con il nostro presente. Potremmo trovarci a vivere per esempio delle situazioni in cui ci sentiamo che vorremmo fare qualcosa ma non riusciamo a cambiare il nostro presente in maniera da riuscire a farla. E quello che ce lo impedisce è probabilmente la nostra non comprensione profonda di quello che ci sta dietro, appunto nella zona d'ombra. Quindi ognuno ha un po' modo di analizzare se stesso. Io ovviamente in una lettura non posso andare nel dettaglio come vorrei, però mi auguro che questa sia una di quelle letture che vi illumina un pochettino su come funziona nel dietro le quinte. E quindi andiamo a incominciare questa lettura con il seguito del video. Ciao ciao! Quindi la prima scelta corrisponde a questa pietra fantastica che io amo, che è la celestite. Alcuni la chiamano celestina, poco cambia. Abbiamo poi il quarzo nero o il quarzo fumé, che come suggerisce il nome è appunto scuro, colore del fumo. Io lo amo nero come la notte ed eccolo qui. Abbiamo poi l'ardesia, che conosciamo tutti perché se ne fa un utilizzo a livello anche proprio di oggettistica per la cucina. Ci sono dei piatti, ci sono dei ripiani, la si usa anche in bagno, la si usa per la cottura se non erro anche. Ed è una pietra di origine vulcanica. E poi abbiamo la cianite. Ed eccoci qui.
fate la vostra scelta. Io andrò a cominciare dalla lettura numero 1 e mano a mano che faremo queste letture sveleremo anche quali sono le energie principali, ovvero le nostre zone d'ombra principali che ci stanno dietro. E facciamo quindi la prima lettura con la celestite, la mettiamo qui e andiamo a vedere di che si tratta. Prima ancora di cominciare a girare la carta e analizzarla, ho già un'immagine molto chiara di quella che è la rappresentazione più chiara, più utile della vostra identità ombra, chiamiamola così. Vedo qualcuno di molto distinto. Probabilmente un maschio, indossa degli abiti eleganti, abbastanza retro. Stiamo parlando probabilmente dei primi anni del Novecento. Si mostra un poco alla volta. Si mostra in una zona che sembra essere casa sua, piuttosto elegante, e si avvicina scrutando chi lo sta guardando. È come se stesse attendendo, voglio dire, il nostro incontro. Per cui vado ad analizzare che tipo di personalità è, basandomi sulle carte e sui miei sensi. Mi viene già un po' da sorridere, percepisco una certa sintonia personale con questo tipo di ombra, per cui andiamo a vedere che cosa ha da dirci. Dunque, sicuramente avete sviluppato questo tipo di personalità ombra. Avete accumulato una serie di caratteristiche del vostro essere all'interno di questa personalità ombra, perché principalmente c'è una parte molto grossa di voi che sente di avere bisogno di protezione. Per cui gli aspetti d'ombra di questa vostra personalità sconosciuta non sono così sconosciuti, sono conosciuti nel momento in cui qualcosa nella vostra vita vi mette addosso una sensazione di pericolo o una sensazione di ristrettezza e quindi sentite di dovervi difendere. Diciamo pure che riuscite a percepire chiaramente questa parte di voi quando vi trovate a vivere ansia, coercizione probabilmente e un certo pericolo in generale non meglio identificato, per cui c'è una parte di voi che si vuole proteggere e che diventa forse anche aggressiva o usa parole piuttosto forti da un punto di vista semantico e anche da un punto di vista di suono. Sento questa, sì, mi viene proprio da descriverla aggressività che si rende nota, che si palesa nel momento in cui vi sentite messi con le spalle al muro. Ciò che vi fa sentire con le spalle al muro può essere una situazione normalissima di vita, ma ci sono evidentemente delle ferite interiori che portate dentro di voi e che si mostrano in momenti particolari della vita. Per cui faccio un esempio, mettiamo che è una giornata qualunque nella vostra vita e vi state facendo gli affari vostri. Accade un imprevisto che vi costringe a prendervi cura prima di quella cosa rispetto alle altre che avevate programmato per la giornata. E quando vi rapportate alle persone che causano questo disguido, dire che diventate aggressivi è poco, sicuramente diventate ostili, diventate fastidiosi, non vi va bene nulla, rispondete in una maniera che è sicuramente molto diritta al punto e che non permette all'altra persona veramente di rialzarsi dopo il colpo che gli date con le vostre parole. Quindi è un sistema di autodifesa che funziona alla grande, come minimo, e che vi dà veramente una sensazione di forza in situazioni che in realtà inizialmente vi hanno fatto sentire che la forza l'avete persa. Per cui questa personalità ombra che io ho davanti agli occhi in questo momento, attraverso l'immagine che vi ho descritto all'inizio della lettura, la percepisco come qualcuno che in realtà ha una buona dose di saggezza,
ha una buona dose di conoscenza di quelle che di solito sono le dinamiche umane, perciò sa come funziona il mondo, sa come funzionano le persone, sa come funziona, mi viene detto, la sfiga, sa come funzionano tutte quelle dinamiche che chi è al mondo da un certo tot di tempo sicuramente ha avuto modo di sperimentare, di affrontare più volte. Ora, vogliamo tenere questa parte della nostra personalità, questo carico energetico nascosto e lo facciamo uscire solo quando ci sentiamo con le spalle al muro, o vogliamo cercare di integrarla, cioè di farla entrare pian pianino nella nostra vita cosciente in maniera da darle la possibilità di unirsi in maniera molto dolce, unirsi a tutto il resto della personalità che abbiamo con delicatezza, mi viene proprio da usare questo termine, o vogliamo lasciare che questa parte di noi rimanga per lo più al nascosto, per lo più inesplorata, e che quando esce ci faccia sentire forti solo in quell'istante. Perché tutte questo carico energetico che la vostra energia d'ombra, la vostra personalità d'ombra porta con sé, esistono perché una grande parte di voi, la parte conscia, no? Crede che fare uso di questa vostra parte della personalità sempre, e quindi correre il rischio che questa parte di personalità si esponga continuamente, si manifesta continuamente nella vostra vita, è troppo. È troppo da un punto di vista sociale, è troppo da un punto di vista emotivo per voi, per gli altri, è troppo da un punto di vista anche oggettivo. C'è paura che questa parte di voi sia in generale mal vista dagli altri. Cosa succede quando gli altri malvedono una parte di noi? Veniamo rifiutati. Questo è quello che vi raccontate, non è mica detto che corrisponda a verità. Perciò io ho definito apposta paura questo vostro aspetto, che non vi consente di lasciare che la vostra zona d'ombra sia manifesta in qualunque momento, perché è la paura del rifiuto. Ed effettivamente questa personalità ombra esce allo scoperto quando sente puzza di rifiuto, sente puzza di insuccesso, sente puzza di fallimento. Il fallimento vi metterebbe davanti agli occhi vostri, agli occhi della società, degli altri, delle persone a cui tenete, con un'etichetta sopra, l'etichetta del perdente, l'etichetta di chi non vale abbastanza, l'etichetta di chi non è adatto a stare nella vita, nel gruppo e in generale davanti agli occhi di chiunque. Per cui questa parte di personalità che non lasciate libera di manifestarsi esce allo scoperto nei momenti di crisi, perché nei momenti di crisi siete tutti focalizzati sulla crisi, la vostra attenzione è su quello, per cui finalmente, come una porta che si spalanca all'improvviso, questa vostra parte di personalità nascosta d'ombra si sente non solo legittimata, ma anche finalmente forte abbastanza da uscire allo scoperto e attraverso la vostra disattenzione prendere anche il timone di quella parte di vita in cui le è concesso manifestarsi. Questa zona d'ombra vuole manifestarsi sempre, ma questa è una regola che vale un po' per tutti. E per farlo c'è bisogno che voi lasciate andare il desiderio di controllo, il bisogno di sentirvi sempre in una posizione di vantaggio o in una posizione salva rispetto agli altri e rispetto alla vita in generale. Questa vostra parte d'ombra vi ha da offrire non solo l'aggressività, ma l'intuito. Mi viene mostrata un'immagine. Quando voi siete in una certa situazione nella vita che vi dà difficoltà, prima ancora che questa situazione si manifesti, ci sono tutti i vostri sensi
che si attivano. In realtà questi sensi vanno a sollecitare non la vostra parte conscia, ma la vostra parte emotiva, che permette alla zona d'ombra di vivere. Per cui mi viene mostrato un'immagine di voi che siete in una stanza chiusa, come fosse sotto analisi, sotto interrogatorio, e dall'altra parte di questa stanza c'è la vostra zona d'ombra, c'è la vostra personalità d'ombra che vi osserva attraverso uno specchio classico di quelli che vediamo nei film, che permettono a chiunque durante un interrogatorio di vedere che cosa avviene nella sala dell'interrogatorio senza però essere presenti di persona in quella stessa stanza. Per cui la vostra zona d'ombra, la vostra parte d'ombra, la vostra personalità d'ombra vi osserva dal di là di questo specchio, di questo vetro, e voi non ve ne rendete conto. Ha una visione d'insieme questa parte d'ombra e voi invece avete una visione parziale, una visione di chi è immerso nel problema. Per cui questa zona d'ombra, questa personalità d'ombra riescono a darvi una visione molto chiara se solo vi decidete a dare ascolto a questa parte, se solo vi decidete a permetterle di parlare attraverso gli speaker, attraverso il microfono che collega la stanza di chi osserva con la stanza di chi sta facendo l'interrogatorio. E come fare questo? Come integrare, no, queste parti? Mi viene detto in maniera molto chiara, ovvero permetti a te stesso cosciente, conscio, sveglio, no? Di ascoltare cose che non ti piacciono, di ascoltare verità che non sono utili al bel convivere con gli altri, ma utili piuttosto al vivere con te stesso e al sentirti forte. Qui entra in gioco un grosso problema, la preferenza che avete, che è quella di mettere in dubbio voi stessi piuttosto che mettere in dubbio gli altri e quindi rischiare di essere scomodo agli altri. C'è un profondo desiderio qui di stare insieme agli altri, di condivisione, che però viene messo a rischio nel momento in cui vivete con genuinità il vostro intuito, il vostro istinto e quindi le vostre reazioni. Vi filtrate molto, vi cercate di ripulire molto, di smussare molto negli angoli prima di interagire con gli altri. Per carità, fino a una certa misura questo tipo di procedura va bene e vi permette di interagire con gli altri con rispetto, con capacità di generare comprensione e tutto quello che ne deriva. Però lo state facendo agli estremi, lo state facendo in una maniera che protegge gli altri ma non voi. Nello scambio, nella comunicazione con gli altri, nell'interagire con gli altri ci deve sempre essere una certa misura di salvaguardia degli altri e di noi stessi. Deve essere uno scambio alla pari. Quello che fate voi non è uno scambio alla pari ed è a discapito vostro. Per cui questa zona d'ombra esce quando voi non date attenzione a queste piccolezze della dinamica con gli altri, quando siete troppo assorbiti dai vostri problemi, dall'imminenza, dall'ansia, dal dover sistemare qualcosa nella vostra vita, è allora che la vostra energia è tutta focalizzata su il problema in sé, si chiude la vostra capacità di guardarvi attorno e nel fare questo porgete il fianco alla vostra zona d'ombra che esce come un fiume in piena perché è sempre stata lì ma è stata tenuta sotto controllo. E quindi dice le cose che dovevate dire molto tempo fa, lo dice con un carico che magari sembra sproporzionato rispetto a quello che sta veramente accadendo nella vostra vita, o lo dice con un'energia così genuina che le persone intorno a voi ne rimangono spiazzate, soprattutto quelli che sono abituati a conoscervi in una certa maniera e rimangono sorpresi dall'impeto e dalla passionalità e dal carico di verità che invece viene svelato quando la vostra zona d'ombra può parlare ed esprimersi liberamente. Per cui la vostra zona d'ombra dice: benvenuto, finalmente mi vedi per quello che sono, finalmente capisci da dove arrivo, finalmente
Ora ti è impossibile negare la mia esistenza e ti è impossibile continuare a fare finta che io sia qualcosa che non sei tu, perché io sono esattamente te al pieno potenziale e con una punta di rabbia ora perché non mi hai mai ascoltato prima. Ora sta a voi capire quanto sia utile ascoltare questa parte, quanto sia doveroso dare spazio a questa parte, perché non farlo significa togliere a voi stessi la grande possibilità di gestire qualunque situazione con armonia, con fiducia in voi stessi, con sicurezza, con forza. Esprimetevi, qualche errore lo farete, è normale, siamo tutti umani, però vi darete la possibilità di cominciare a usare meglio tutti gli strumenti, tutti gli aspetti di voi che avete negato a voi stessi fino ad adesso, non avete avuto la possibilità di esplorare e di utilizzare. Date accesso a voi stessi, a questa parte di voi. La vostra parte ombra non vede l'ora di essere messa sotto la luce, allo scoperto, e di farsi, mi viene detto, una bella gita insieme in campagna, così potete cominciare a condividere la saggezza reciproca che negli anni, attraverso le esperienze della vostra vita, avete accumulato, ma non avete mai avuto modo di confrontare. Ok? Questa era la vostra lettura. Io vi ringrazio di essere stati qui, spero di essere stata d'aiuto e vi ricordo che sono disponibili attraverso i link che rendo sempre disponibili sul mio canale, sul mio Instagram, dei corsi per imparare a leggere le carte come faccio io e dei percorsi personalizzati per imparare a lavorare su noi stessi meglio. Detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao! Eccoci qua con la scelta numero 2, mettiamo da parte il nostro quarzo fumé e andiamo a vedere questo aspetto ombra, questa parte di voi, questa personalità oscura, chiamiamola così, che avete dentro di voi, di che cosa è fatta, che tipo di energia dentro di voi la sostiene, vediamo se ha qualcosa da dirvi, cerchiamo di estrapolare tutte le informazioni, cerchiamo proprio di conoscerla per la prima volta, questa parte di noi che fino adesso è stata o ignota o comunque messa da parte. Prima ancora di voltare la carta e rivelare di che energia stiamo parlando, vi devo dire che continuo a vedere il numero 2, non inteso solo come un numero per voi che potrebbe essere importante, ma soprattutto per il fatto che questo 2 mi ricorda proprio la dualità. Vedo la classica energia che si mostra in maniera speculare, per cui potrebbe essere che come energia questo si riferisca al fatto che qui abbiamo due persone che sono abbastanza opposte nelle loro caratteristiche, però ciò nonostante vanno d'accordo, un po' come due migliori amici, uno è più forte, uno è più debole e quello più forte si prende cura di quello più debole. Chi li guarda dal fuori direbbe: ma questi due come mai si intrattengono l'un con l'altro, non hanno nulla in comune, eppure hanno dei principi, ok, e delle caratteristiche personali che li accomunano, e uno fa forza all'altro, uno sostiene l'altro, anche se vi dirò, sento un po', sto analizzando, sento un po' la sensazione che uno dei due sia il più debole. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Qualche teoria ce l'ho, andiamo a vedere. Ah, ok. Questa carta, l'amico immaginario, ci dà un'idea anche di come si può essere formato questo tipo di energia di cui vi ho appena parlato. Dunque, probabilmente questa vostra personalità ombra, io la chiamo così, questo vostro aspetto ombra, si è originato quando avete avuto bisogno, in qualche maniera, in qualche momento specifico della vostra vita, che potrebbe o non potrebbe essere la vostra infanzia, di avere una forma di sostegno, avere una sorta di posto sicuro a cui tornare quando le cose si fanno dure. Per cui questo aspetto ombra vive dentro di voi come una sorta di, io credo anche mondo immaginario, di scenario immaginario dentro di voi,
alla quale tornate quando vi sentite magari sopraffatti dal mondo esterno, però così facendo non vi confrontate direttamente con tale mondo esterno. Ora vorrei andare ad approfondire un attimo questo argomento. Quando noi siamo impauriti dal confronto con l'esterno, la realtà è che siamo impauriti dal confronto con l'interno, perché non ci sentiamo abbastanza forti per il mondo esterno, e se non ci sentiamo abbastanza forti per il mondo esterno è perché non ci sentiamo abbastanza forti, scusate, in generale. Non abbastanza preparati, per esempio, o non abbastanza in generale. Quindi abbiamo bisogno del supporto, del surrogato che ci possa dar modo di andare avanti, di sentirci forti. Quindi potrebbe essere che magari per qualche esperienza che avete vissuto quando eravate piccini abbiate avuto bisogno di creare questa figura alternativa, questa sorta di alter ego della vostra persona, che magari aveva tutte le qualità che voi sentivate di non avere. Aveva tutte le caratteristiche che voi pensavate di non avere. Per cui poteva essere magari qualcuno di molto simile a un supereroe, poteva essere qualcuno di simile a una sorta di fata, dea o personaggio dei cartoni animati che avevate in testa, e questa strategia che avete creato per sopravvivere, quella del avere un amico immaginario, avere un qualcuno a cui ricorrere che non esiste, ma che ci dà una sensazione di forza, è una visione fantastica delle cose, tipica dei bambini, può dare modo al bambino di sopravvivere meglio nel suo presente, ma se viene portata avanti questo tipo di visione può dare grossi problemi quando siamo adulti, perché non ci permette di creare una visione della realtà che sia salutare, e i problemi che ne derivano li potete immaginare. Quindi cosa succede? Quando vi trovate nella vita di tutti i giorni e siete comunque senza i mezzi dell'adulto che avreste dovuto creare attraverso un processo di crescita naturale, vi ritrovate ad essere bambini, vi ritrovate ad essere i soliti impauriti che non hanno modo di difendersi, o almeno tali si percepiscono, per cui questa parte di voi che è dentro di voi, questa sorta di amico immaginario che è diventato con il tempo sempre meno chiaro, no? Sempre meno visualizzabile come un'entità esterna, e sempre più invece riconoscibile come una parte di voi, una parte fantastica di voi, non nel senso di bella, ma nel senso di frutto della capacità di fantasticare. Ecco, questa parte torna a prendere il timone della vostra vita e non vi dà la possibilità, attraverso le varie esperienze da adulti, di crescere, perché di questo si tratta, e di riuscire a cooperare meglio con qualunque tipo di situazione abbiate davanti, nella sua complessità, quindi a livello di sentimenti, a livello di logica, no? Cosa succede? Ora stiamo andando a vedere non solo da dove si origina questo aspetto ombra vostro, ma anche quello che può essere il messaggio che magari ha da darvi. Sicuramente un tipo di ombra di questo tipo ha tutta l'intenzione di far sì che vi sentiate sicuri, che riusciate a concepirvi preparati abbastanza per il mondo. Quindi io vi consiglierei qualcosa di molto pratico, cioè vi direi: provate a parlare con qualcuno che vi può aiutare attraverso un percorso, per esempio, di terapia o affini. Parlate con qualcuno che vi può aiutare, per esempio, con i vostri problemi magari di articolazione delle parole, se avete una disabilità a quel livello. Parlate con qualcuno che vi può aiutare con la vostra disabilità fisica. È arrivato il momento di affrontare in quel senso ciò che oggettivamente potrebbe essere un vero ostacolo al vostro sentirvi forte nel mondo degli adulti. Ma se non ci sono questo tipo di problematiche, bisogna assolutamente andare a lavorare su quello che probabilmente è tutto l'aspetto complesso di quelle che sono state le esperienze della vostra infanzia.
non si può diventare adulti senza essere stati bambini. Il problema è che essere bambini non è una questione solo di età, è una questione di livello di esperienza, così come essere adulti non è una questione di età, ma è un livello di esperienza. E con esperienza intendo proprio la somma delle situazioni esterne che viviamo in quel certo lasso di tempo della nostra vita e che ci danno degli input, degli stimoli che noi processiamo poi in maniera indipendente dentro di noi. Se quegli stimoli non sono giusti, opportuni per il tipo di età fisica che abbiamo, si genera una divergenza tra quello che è il nostro stato interiore e quello esteriore, tra quello che è il nostro senso dell'essere qui e ora e il nostro senso dell'essere all'interno dell'esistenza, e non possiamo pensare che solo perché passa del tempo questo tipo di problematiche si va a sistemare miracolosamente da soli. Anche quando ci sembra che questo avvenga, cioè che per miracolo è passato il tempo, ci dimentichiamo di certi problemi o non esistono più, se andiamo a indagare un pochettino, ve lo dico perché questo è il mio lavoro, ci accorgiamo che invece si è imparato magari a dissimulare le difficoltà che avevamo in precedenza, o abbiamo imparato a usare strategie di sopravvivenza diverse che magari funzionano meglio, però di fatto non siamo guariti e non stiamo meglio, non ci sentiamo meglio, quindi non abbiamo fatto progressi in quel senso. Per cui vi dico, questo io ombra che vuole rendersi noto è venuto a incontrarvi attraverso questa lettura proprio per farvi capire che è possibile sentirsi sicuri, è possibile sentirsi bene, è possibile essere ben visti, ben accetti, pronti, però bisogna anche a un certo punto, quando ci rendiamo conto che non è così che ci sentiamo in maniera spontanea e naturale, c'è del lavoro da fare. Quindi è proprio una proposta, mi viene detto, di pacificazione, è una sorta di proposta che il vostro io ombra vi fa per riuscire poi a dare una vita migliore a entrambi. E mi viene detto, siamo stati amici per tanto tempo, fino a che ti sono servito tutto andava molto bene. Quando non ti sono servito mi hai messo nel dimenticatoio, ora io continuo a fare il mio lavoro anche se tu non mi riconosci le mie capacità e i miei successi e tutti i miei sforzi, però appunto questo non rendersi conto che una parte di voi vive ancora nel mondo fantastico dei bambini vi porta a dei problemi oggigiorno. Quindi bisogna proprio andare indietro ad affrontare questo tipo di situazioni e dare modo alla vostra emotività una volta per tutte di affrontarle, così riuscite ad avere gli strumenti utili per andare avanti e per essere un adulto pronto e preparato come piace a voi. Detto questo, voglio vedere se c'è dell'altro, perché sento che c'è un altro messaggio marginale. Sì, mi viene detto, assolutamente confermato, che qui è una questione di costruire gli strumenti che vi mancano. C'è chi soffre di depressione, c'è chi soffre di instabilità emotiva, però qualunque sia il vostro caso, il problema è che mi viene detto proprio in maniera molto semplice, usando un detto tutto all'italiana: vi perdete in un bicchiere d'acqua. Le cose sono molto più semplici di quello che sembrano, basta cominciare a fare il primo passo verso la ricerca dell'aiuto opportuno e riuscirete tranquillamente a lavorare su questo. Ciò non significa che da soli non ce la potete fare, ma è il tipo di situazione classica in cui evidentemente se fosse stato possibile per voi farcela, ce l'avreste già fatta, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio, vi ricordo che per quelli che sono interessati al mio corso sul come leggere le carte, il link è disponibile nel primo commento, quello con i marcatori temporali, e lì trovate anche il link per un eventuale percorso insieme. Dopodiché, per quelli che sono interessati al mio mazzo, il nuovo mazzo che ho creato, anche quel link può essere visto con tutte le informazioni poi utili sulla pagina internet abbinata attraverso sempre il primo commento del mio video, ok? Io vi auguro il meglio e sicuramente vi auguro tanta guarigione. Alla prossima, ciao ciao. Scelta numero 3, siamo qui con l'Artesia.
vedo subito un'immagine prima di andare a toccare le carte. Credo sia la rappresentazione di questo vostro aspetto d'ombra, un aspetto d'ombra che andremo ad analizzare nell'origine e vedremo se ha dei messaggi, vedremo insomma di che cosa ci parla, perché questo, vi ripeto, è un video in cui andiamo a conoscere per la prima volta tutte queste parti di noi, no? Di cui non siamo molto consapevoli, che vogliono giustamente essere riconosciute. Quindi dicevo, vedo un'immagine, sto su una strada, la quale si divide davanti a me in più sottostrade, chiamiamole così, strade più piccole. Sulla prima di queste c'è una sorta proprio di ombra, quindi questa vostra entità dentro di voi, che in realtà è una parte di voi, no? Non è visibile fino ai dettagli come magari lo è stato per il primo gruppo che ho analizzato, però mi fa gesto di seguirla e mi dice: vieni per questa strada che io già conosco dove andiamo e già conosco come si fa. Seguendo questo tipo di parte della vostra energia mi ritrovo in uno spazio aperto, sicuramente, che però mi sembra essere piuttosto grigio, mi sembra che ci sia stata un'eruzione vulcanica, perché noto il profilo degli alberi inceneriti, è tutto nero, grigio, c'è fumo, c'è polvere, proprio polvere intendo dopo, tipo post incendio, ok? Quindi non mi rimane che chiedere come mai mi porti qui, e mi viene detto: beh, questo è tutto quello che è rimasto, quindi guarda tu qual è il danno e vedi tu di comunicare più chiaramente cosa caspita stiamo facendo qui. Quindi a questo punto sono veramente incuriosita e voglio vedere dove andiamo a parare e come posso aiutarvi. Siete pronti? Bene, qui abbiamo Elisabetta e il leone. È tempo di diventare un grande leader. Ok, ora ho capito perché questa immagine iniziale. Caspita, come la spiego? Dunque, abbiate pazienza e rimanete con me fino alla fine, ok? Potrebbe sembrare un giro lungo, ma poi ci arrivo, non vi preoccupate. Dunque, quello che percepisco è che ci sono molte persone in questo gruppo che hanno delle personalità che alla radice sarebbero esuberanti. Quindi il contrario di qualcuno che è tranquillo, sempre posato e timido, ok? Il che non è un giudizio personale, nel senso non è né positivo né negativo, siamo tutti diversi. Ma dico questo perché questo tipo di esuberanza viene palesata al mondo, viene usata per interagire con il mondo esterno con una certa o aggressività, perché alcuni la usano in maniera aggressiva, non nel senso che sembrate aggressivi, ma nel senso che magari siete i classici che dicono le cose tutte d'un fiato fuori dalla bocca e pensano più tardi a quello che hanno detto, si rendono più tardi conto di quelle che sono le conseguenze sulle persone che li ascoltano. O magari siete quelli che usano le parole per pizzicare i punti dolenti degli altri ed avere le reazioni che desiderate. Oppure al contrario, mi viene mostrato, siete qualcuno che nasconde sempre agli altri quello che intende fare, non racconta a nessuno magari anche cose importanti, tanto che chi vi è vicino o non vi conosce o è convinto che siate tutt'altro tipo di persona. Però voi intanto nella vostra intimità portate avanti la vostra vita con grandi piani o con grandi sogni, perché non è mica detto che poi questi sogni diventino effettivamente dei piani, e nessuno sa veramente cosa succede nella vostra testa. Non è una questione di personalità, ok? Anzi, mi spiego. La personalità è indubbiamente l'insieme dei tratti personali che una persona comincia ad usare durante la sua vita come conseguenza delle esperienze che ha accumulato durante la vita, appunto. Però di solito uniamo a questo concetto un altro concetto, cioè il fatto che se noi abbiamo vissuto certe esperienze nella vita e siamo diventati chi siamo, quel chi siamo è indelebile, non si può cambiare.
è fisso, ok? Immutabile. E questo è un grande errore. La verità è che sotto altri stimoli, con altri strumenti, potremmo tutti essere potenzialmente molto diversi, no? E anche qui non significa migliori o peggiori, ma diversi. A questo proposito mi viene detto, la persona che ha scelto questo gruppo è una persona che potrebbe essere molto diversa. Diversa in che senso? Nel senso che potrebbe non solo mostrarsi diversa al mondo davanti a sé, ma potrebbe usare al meglio delle caratteristiche innate che ha e che ha fino ad ora non utilizzato o utilizzato in parte, fino ad arrivare al risultato di cui abbiamo parlato mentre vi facevo la descrizione di come può essere che di solito interagiate con gli altri. Quindi se qui a questo punto della vostra vita pensate che tutto sia immutabile, ormai è quello che è, sia la vostra persona che la vostra vita, no? O il mondo là fuori, vi sbagliate, questo bisogna dirlo. Perché ci sono molte caratteristiche dentro di voi che potrebbero essere sfruttate meglio sia per voi che per gli altri, e con meglio non intendo che ci dovete fare un profitto o che per forza dovete fare uso di queste qualità in maniera diversa, ma voglio mettere l'attenzione sul fatto che se quello che state vivendo non vi rende felici, allora non solo è necessario, ma è possibile il cambiamento, perché se non vi rendete conto di quanto disagio provate nel vivere la vostra vita in una certa maniera, allora vuol dire che ci sono delle energie dentro di voi che stanno cercando di diventare chiari, di palesarsi e di portarvi al cambiamento, di portarvi verso quella vita che desiderate. Perciò siete un po' come delle pietre che devono ancora essere lavorate. Sono state scalfite proprio alla grossolana e magari sono state utili in precedenza su altri tipi di strutture, nessuno lo mette in dubbio, però ora per la direzione in cui volete andare, per il tipo di costruzione che volete fare, è giunto il momento di considerare seriamente di dare un'altra smussata, rifinitura a questa pietra e vedere che cosa si può trarre da un utilizzo diverso, no? Di essa. Che tipo di utilizzo diverso si può fare delle vostre energie? Beh, invece per esempio di essere qualcuno che magari testa gli altri, cerca di fare le proprie cose senza doverle spiegare agli altri, o qualcuno che cerca di ottenere cose forzando gli altri, qualunque sia la vostra caratteristica, perché ripeto, questo è un gruppo dove ci sono un mix di diverse persone, potreste usare quelle qualità per interagire in maniera sana con gli altri e portare tranquillamente alla superficie quella che è la vostra verità interiore, ovvero questo tipo di cosa mi piace o non mi piace. Quando tu mi chiedi di fare quest'altra cosa, a me va bene o non va bene. Quando si tratta di mettere le mie energie in questo tipo di esperienza, mi sento o non mi sento di farlo. Quindi vi viene consigliato di partire dalla sincerità, non con gli altri, ma con voi stessi, perché quel tipo di sincerità renderà insopportabile l'essere non completamente onesti con gli altri. E ripeto, non è un giudizio, l'onestà non è solo trattare bene gli altri, l'onestà è proprio dire senza paure ciò che è la nostra verità, quello che per noi è valido e difenderlo davanti al mondo. Quindi tutto questo, sviluppare questo tipo di capacità, continuare a allenare questo aspetto della vostra personalità, vi può con il tempo portare a sviluppare altre qualità che, non vi voglio mentire, potrebbero aiutare altre persone, per esempio, o potrebbero portarvi in una posizione di rilievo, magari quella che desiderate nella vostra vita. Quello è un altro esempio. Potreste diventare dei leader in qualche ambito, potreste diventare qualcuno che è in grado di essere un ottimo esempio di crescita, per esempio, per i propri figli. Sono infinite le possibilità, ripeto, ognuno qui ha la propria situazione,
Però la vostra zona d'ombra, il vostro aspetto ombra, la vostra personalità ombra vuole dirvi in particolare che se continuate verso il portare avanti le energie come le avete sostenute fino ad ora, ovvero non facendo uscire allo scoperto la vostra zona d'ombra, non utilizzandola al meglio, continuerete a tornare sempre sui stessi passi in qualunque ambito della vita sceglierete di sperimentare, che vi daranno alla fine una sensazione di aridità, di deserto, di terra bruciata, appunto come nel caso di un vulcano, per richiamare l'immagine usata all'inizio di questa canalizzazione, e non potrete trarre molto più di quello che avete già fatto dalla vostra stessa vita e da voi stessi fino ad ora. Quindi è una vostra scelta sicuramente fare o non fare un cambiamento in questo senso, però sicuramente avete una certezza se continuerete a non dare la possibilità alla vostra verità interiore di essere esposta, mostrata e comunicata tranquillamente con gli altri, tornerete sempre al punto in cui penserete che usare le strategie che avete usato fino adesso per sopravvivere è la cosa più furba da fare e continuerete a portare avanti la vostra infelicità senza riuscire a pensare, a immaginare che ci siano altre possibilità nella vostra vita, no? Questo credo fosse proprio il senso dell'immagine iniziale che mi è stata mostrata e penso che se è un qualcosa che volete fare, cambiare la vostra vita, dovete ricordare voi stessi che certi tipi di cambiamenti non avvengono per miracolo, ma avvengono proprio per sforzo diretto, cioè uno si deve mettere a decidere di fare il cambiamento. Magari da solo non ce la fa, perfetto, si fa aiutare da qualcuno che lo fa magari di professione, è normale, non siamo mica nati imparati, come si dice, no? Però bisogna riuscire a comprendere che il gioco qui non c'è il chi vince la gara con l'esterno, ma c'è chi è abbastanza coraggioso per il proprio mondo interiore. Altrimenti rimaniamo, con l'esempio che vi faccio sempre, in panchina nella nostra stessa vita. Quindi spero di avervi dato una mano e di essere stata chiara. A questo proposito, se qualcuno pensa di avere bisogno di mettersi in contatto con me per un possibile percorso insieme di crescita, trovate il link nel commento con i marcatori temporali. Nello stesso commento trovate anche i link che vi indirizzano al mio corso delle carte per chi vuole imparare a leggerle come me con il mio metodo e anche il link a quello che è il mio mazzo di carte appena uscito. Io vi ringrazio di essere stati qui e vi auguro sicuramente tanta guarigione. Noi ci vediamo più avanti sul mio canale. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Bene, con la quarta scelta andiamo ad analizzare quello che è l'aspetto principale della vostra parte ombra, della vostra zona ombra, personalità ombra, come la vogliamo chiamare, e vediamo magari di capire anche da dove si sia formata, vediamo di capire che cosa vuole dirvi, se c'è qualche maniera di cominciare a integrare questa parte di voi. Associato abbiamo la cianite, la mettiamo qui e vediamo di capire di che cosa si tratta. La fenice dorata. Mi conferma la sensazione. Qualcosa che pensavi fosse finito esplode ripresentandosi nella tua vita. La prima sensazione che ho avuto è stata quella di pensare all'elevazione spirituale, di pensare al arrivare a scoprire nuove profondità dell'esistenza. Ho pensato all'arrivare a quella che viene chiamata la profondità di una persona o appunto di un'esperienza. Quindi ho sentito subito l'esigenza di ammettere che molte delle verità più grandi che possiamo comprendere riguardo la vita le otteniamo attraverso un percorso che è una sorta di parto in vari sensi, nel senso che ci porta a generare da noi stessi delle nuove forme di verità e che questo processo è veramente faticoso ed è veramente spaventevole e può anche non andare a buon fine a volte, no? Quindi la prima sensazione è quella di dire che questa vostra zona d'ombra, questa vostra personalità d'ombra è
mi viene definita nella testa come potenza. È tutto quello che di voi stessi non conoscete perché semplicemente non avete modo, per ora, di attingervi completamente. Quindi di tutte le letture che ho fatto fino ad ora, questa è l'unica, diciamo, che mi parla in maniera diversa della vostra zona d'ombra, cioè non mi dice è qualcosa che magari hai rifiutato di vedere o di accettare o di considerare, o magari è una parte di te che è nata dalla necessità, una parte di te che è nata dalla paura, cose di questo tipo, no. Diciamo che qui sono tutte delle capacità che avete come persona, che probabilmente potreste avere acquisito nel corso delle vite. Chi può dirlo veramente fino a che punto ciò che siete, che avete, viene da questa vita o da altre vite? E è un potenziale che non è esplorato solo perché fino ad ora le esperienze nella vostra vita non sono state in grado di riportarle in superficie. Mi viene anche detto chiaramente che non è che perché abbiamo 10 tipi di qualità, per esempio, dobbiamo portarli a galla tutti e 10 ogni volta in ogni vita. Dipende di che cosa abbiamo bisogno, dipende di che cosa ci serve e dipende anche da quale momento della nostra vita è opportuno riportare alla superficie certi tipi di conoscenze interiori, no? Certi tipi di abilità che abbiamo accumulato probabilmente nel tempo. Quindi mi viene detto c'è questo potenziale che è lì da chissà quanto e non dico che aspetta di essere riportato alla superficie, ma sicuramente alcune delle capacità che avete accumulato in precedenza, ripeto, probabilmente in qualche vita passata, potrebbe risultare molto utile ora. Solo che per qualche ragione, e qui sento che parliamo di quelle che sono le verità che vivete nella vostra vita, no? Ogni vita è diversa, ogni vita ha i suoi equilibri, i suoi doveri, i suoi momenti di problema, e quindi dipende poi ciascuno di voi come sceglie di barcamenarsi in questo. Però dicevo, le vostre qualità totali potrebbe esservi utile ora, e bisogna considerare che non sempre accettiamo parte di noi come un qualcosa che è utile o un qualcosa che è bello, piacevole, e che possiamo considerare un vantaggio. Per cui la vostra zona d'ombra qui, la vostra personalità d'ombra qui vi vuole dire: io non mi aspetto che tu mi accetti completamente nella tua vita e non mi aspetto che tu mi sfrutti completamente nella tua vita di adesso, no? In questa incarnazione, ma sarebbe utile che quando senti una sorta di forte tentazione di comportarti in una certa maniera, o di esplorare certi ambiti, o di fare certe deduzioni, no? Di provare situazioni che non hai provato prima, tu mi ascoltassi, perché è così che noi possiamo riportare a galla strumenti che abbiamo già consolidato con l'esperienza in altre vite e che possono veramente migliorare l'esperienza presente. Quindi qui torna la tematica, diciamo, più che altro del come mi considero io. Cosa credo che sia una delle caratteristiche che più mi contraddistingue, per esempio, rispetto agli altri esseri umani? Quale penso che sia il peso di me come individuo nel mondo? Quale penso che sia la mia posizione all'interno dell'esistenza? Quale penso che sia il mio merito nell'essere chi sono, come sono nel mondo là fuori? Si aprono una serie di domande che riguardano proprio, mi viene detto, il merito, che è un'energia purtroppo sempre limitante, e il ne vale la pena. È un gioco tra queste due forze ed energie che si mettono, diciamo, al centro delle vostre esperienze. C'è del lavoro sicuramente da fare sull'autostima. Un'autostima che magari è stata minata per alcune esperienze che avete già vissuto nella vita, o magari un'autostima che è così fin dall'inizio di questa vita e non riuscite a capire benissimo come mai. Però vi voglio ricordare che in questo momento, in questa vita, state non solo vivendo in maniera molto limitata rispetto a quello che potreste riuscire a fare,
ma state vivendo con una sorta di senso di inadeguatezza di voi stessi, ed è un vero peccato, perché non c'è ragione per sentirsi così, ovvero non c'è motivo per continuare a sentirsi così. È una questione di riuscire a comprendere che a volte le cose che non riusciamo a vedere non sono un mostro che aspetta di saltarci addosso, ma sono semplicemente un grande potere che abbiamo timore di usare nella maniera sbagliata, perché sento che un po' in generale l'essere umano, soprattutto nell'epoca moderna, si trova a vivere con il freno a mano, e lo vediamo tutti qual è il risultato. Però abbiamo la capacità di gestire e regolare le energie della nostra vita individuale. Per cui, perché continuare a tenere questo freno a mano attivato quando possiamo accettare che ci siano delle parti di noi che possiamo cominciare ad esplorare e lasciarci sorprendere da quello che è il potenziale di queste parti di noi. Quello che mi viene detto è che queste abilità non le avete imparate solo come conseguenza di vite passate per lasciarle in quelle vite passate. C'è probabilmente un piano, uno schema, e soprattutto mi viene detto perché se puoi farti un giro, no, su questa vita con poca difficoltà, devi per forza continuare a vivere con grandi difficoltà. Cioè, qual è, secondo te, l'elemento che nella tua esperienza ti dice che per vivere bene devi stare male, o devi guadagnartelo, o devi fare più fatica, o devi dimostrare qualcosa a qualcuno, probabilmente te stesso? È un concetto veramente fuorviante, non ha nemmeno ragione di esistere. E qui ci riconnette alla questione del meritare. Qual è quella parte di te che ti dice che non solo devi meritare qualcosa per poterla usare, ma devi soffrire nel meritarla? Devi proprio rifare tutta la fatica che hai fatto, che ne so, 10 vite fa, per riuscire a riprendere possesso completo di quell'abilità. Perché siamo tutti d'accordo, se nella vita passata io ero un grandissimo pianista, in questa vita sentirò una grande attrazione per il piano, forse sì, forse no, e magari ci metterò veramente la metà del tempo ad imparare a suonare il pianoforte bene come ero arrivato a suonarlo nella mia vita precedente. Ma chi lo dice che io devo per forza imparare tutto come ho fatto nella vita precedente? Chi lo dice che io devo arrivare ad essere un grande pianista di nuovo? Chi lo dice che io non possa semplicemente, facendo un corso online, invece che 15 anni di studio di pianoforte con un maestro privato, io non possa arrivare a raggiungere la capacità di suonare dei pezzi anche mediamente difficili e di godermeli nell'intimità della mia stanza a scopo di relax? Cioè, non è detto che ciò che è già accaduto deve accadere di nuovo nella stessa maniera. E quindi questo è valido tanto nel bene quanto nel male, e la parte d'ombra qui vuole dire proprio questo. Semplicemente prenditi il lusso di usare con tutto il merito che hai quelle capacità che già hai veramente appurato in precedenza, hai veramente esplorato e masterizzato. Non c'è bisogno di continuare ad arrivare al punto in cui ti devi quasi vergognare di riuscire a fare delle cose senza la fatica che costerebbero a qualcuno che le fa per la prima volta. Non ti devi trattenere, perché il trattenersi, il soffrire, l'andare piano è una prerogativa di questo livello esistenziale, perché non è sempre così. Quindi ecco, la vostra aspetto ombra dice usiamo tutto il potenziale, non limitarmi, non dirmi quello che posso, non posso fare, e soprattutto non pensare che debba essere difficile come la prima volta. Quindi c'è tutta questa veramente un container di strumenti utili, zeppo di strumenti che potreste usare senza grosse difficoltà, che aspetta probabilmente di essere, rispolverato e riportato a galla e utilizzato al meglio. Ripeto, non tutto deve fare questo tipo di giro nella vostra vita, però sicuramente
io direi cominciate a farlo tranquillamente da ora, senza, avete il mio permesso, ok? Lo potete fare senza problemi. Quindi questo era in realtà quello che la vostra parte ombra vi voleva dire. E a questo proposito io vi ringrazio di essere stati qui e vi auguro il meglio, e se siete interessati a fare un corso di lettura di carte o un percorso di crescita personale con me, sapete che nel commento con i marcatori temporali trovate i link che vi danno accesso a questo. Inoltre vi ricordo che è ancora disponibile il mazzo che ho appena pubblicato, per cui troverete anche quel link sempre nel commento con i marcatori temporali. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo più avanti sul mio canale con le mie letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!